Buongiorno, buon martedì a tutti da Stefano, da Clappit. Oggi torniamo con i nostri podcast sulla biglietteria per parlare direttamente a tutti gli organizzatori di eventi che devono scegliere una piattaforma di ticketing. Allora ci è sembrato doveroso dare alcuni punti fondamentali per aiutarli a decidere così più responsabilmente. Vi presenterò quindi le 5 principali complessità della gestione del ticketing, le macro complessità che bisogna sapere, che bisogna conoscere perché ahimè devo dirlo, mi spiace se ancora un organizzatore di eventi non l'avesse scoperto, ma oltre ad avere 1000 pensieri, 1000 attività per organizzare la produzione dell'evento, è corretto che prenda con grande serietà anche tutto ciò che riguarda la gestione della biglietteria dell'evento, quindi non solo semplicemente la vendita online dei biglietti o al luogo dell'evento, ma anche il controllo accessi, l'afflusso, la disposizione della venue, la scelta della venue. Insomma, ci sono tantissime attività che riguardano più o meno la biglietteria, e queste devono essere considerate molto attentamente. Vedremo quindi tra poco quali sono i 5 punti fondamentali da tenere in grande considerazione. Prima di iniziare, soltanto una piccola segnalazione di servizio, perché abbiamo portato e porteremo tutti i nostri podcast anche su YouTube, quindi per gli amanti di questa piattaforma, che può essere utile anche non essendo video ma come semplice ascolto. Arriveranno chiaramente anche i video prossimamente sul nostro canale, quindi iscrivetevi se apprezzate quello che sono i nostri contenuti, iscrivetevi mi raccomando al canale, seguiteci su YouTube, cliccate sulla campanella così non perderete nessun contenuto nuovo. Torniamo ora dal nostro organizzatore che ha questa responsabilità di scegliere, di capire la gestione della biglietteria del suo evento, perché poi quasi sempre, a torto o a ragione, sicuramente nella sua mentalità, la produzione dell'evento e la buona riuscita dello spettacolo, della performance o anche dell'evento aziendale è il suo primo pensiero, non è mai la biglietteria il suo primo pensiero, e questo da un certo punto di vista è comprensibile, però poi bisogna riuscire anche a dare, come dicevamo prima, la giusta importanza anche alla scelta della biglietteria. Parliamo di scelta della biglietteria perché da questa decisione poi scaturiscono tutta una serie di attività che vanno a impattare anche su quello che è il successo dell'evento, quello che è il desiderio dell'organizzatore, che a parte l'aspetto economico chiaramente in primis di vendere i biglietti, è anche quello di assicurare altre forme di successo ad un evento, come quello ovviamente della sicurezza degli spettatori. Va da sé che un organizzatore o un responsabile di un teatro, comunque delle persone, delle società che devono gestire e organizzare tanti eventi durante l'anno, si preoccuperanno molto di più di una biglietteria, saranno anche ovviamente anche più esperti rispetto a un organizzatore, magari anche un nuovo organizzatore che decide di lanciarsi in questo mercato, vendere un evento, produrre il suo evento una volta all'anno. Quindi questo può essere scontato, però a livello di decisione poi fondamentalmente non cambia tanto, perché tutti e due dovranno fare fronte a tutta una serie di criticità, e abbiamo proprio deciso di fare questo podcast per dare più elementi, più punti di vista all'organizzatore per quanto riguarda la scelta e la gestione anche poi di quello, quali sono i motivi che portano a scegliere una biglietteria, piuttosto che comunque sapere cosa effettivamente serve all'organizzatore, perché poi gli eventi sono veramente sempre dei casi a sé stanti, non ce n'è mai uno uguale all'altro, e quindi per quanto ci riguarda, perlomeno per noi di Clappit, che diamo dei servizi molto personalizzati, per noi ogni evento è una storia nuova, è una nuova avventura. Tra l'altro sembra un controsenso, perché in genere la prima fonte di successo di un evento consiste proprio nella vendita dei biglietti. Adesso chiaramente ci possono essere dei casi differenti legati magari a più sponsorizzazioni piuttosto che eventi aziendali che hanno altri obiettivi, ma una cosa è sempre, questa qui vale per tutti, ma anche per qualsiasi tipo di evento, che sia all'aperto, gratuito, aziendale, di spettacolo, qualsiasi
qualsiasi evento l'organizzatore vuole solo e sempre una cosa: il sold out, vuole la location piena, perché se non è per incassare è perché c'è la TV chiaramente non può permettersi di avere degli spalti vuoti, degli sponsor non si possono permettere di non avere un ritorno almeno di visibilità da parte del pubblico, quindi quello che vogliono tutti gli organizzatori, e questo vale per tutti i tipi di evento, è la location piena, il palazzetto gremito di spettatori e di fan. Quindi torniamo ai nostri aspetti critici del ticketing che è necessario conoscere per poter fare una scelta di un partner più affidabile e più adatto anche al tipo di evento che l'organizzatore vuole promuovere. Allora, il primo aspetto critico consiste, l'abbiamo detto tante volte, nella normativa fiscale relativa alla vendita dei biglietti di spettacolo e di intrattenimento. Questo l'abbiamo detto tante volte, lo andremo a ripetere sempre. Ci capita di ricevere dei contatti o delle richieste di informazioni o di vedere troppi eventi ancora che sono gestiti da organizzatori che ignorano, ma non per un motivo particolare, non neanche in malafede, cioè proprio non lo sanno nessuno, tantomeno la piattaforma che utilizzano si guarda bene dall'avvisare l'organizzatore, che è quello che poi riceve le multe e le sanzioni, attenzione. Ora, tornando al nostro argomento, la prima criticità è quindi l'esistenza di una normativa e la necessità, l'obbligo di essere compliant a quello che sono le regole. E questo non è solo una problematica della biglietteria, nel senso di realizzare una piattaforma che sia correttamente certificata, è anche una complessità dell'organizzatore che deve conoscere perlomeno alcuni aspetti legati alla normativa e quindi collaborare con una piattaforma che gli consente di essere più sicuro, più veloce, gestire in maniera più semplice tutte quelle che sono le trasmissioni dei dati con le autorità, è uno dei primi aspetti da valutare nella scelta di una piattaforma di biglietteria, soprattutto quando si prendono in considerazione realtà non italiane che hanno la fortuna o la sfortuna di non essere così dentro mentalmente a degli aspetti burocratici o fiscali così come lo siamo abituati noi italiani. L'aspetto di regolamentazione è quindi importantissimo, però ci sono anche tantissimi eventi tipo gli eventi aziendali che non richiedono l'utilizzo di una biglietteria certificata, di una biglietteria fiscale, ma che comunque hanno la necessità di utilizzare una piattaforma per inviare il biglietto, controllare gli accessi. Ecco, vediamo quindi qual è il secondo punto, la seconda criticità della biglietteria, del ticketing, è che coinvolge più attori, diciamo almeno 4: l'organizzatore, la venue, la location, la biglietteria stessa e lo spettatore. E tra l'altro questa filiera può anche aumentare di diverse figure a seconda della situazione, ma anche rimanendo ad una comunicazione a 4 è anche comprensibile come sia difficile soddisfare tutti a partire dai fan, che sono poi il motore di ogni evento. Non esiste campione, non esiste star senza fan. Poi chiaramente anche l'organizzatore stesso e la biglietteria e il gestore della venue devono essere super soddisfatti di quello che è l'andamento e il successo dell'evento. La complessità di avere 4 tipologie di persona che devono lavorare, comunicare, essere sempre allineati, scambiarsi file, scambiarsi tante informazioni, tipi di documento diverse. Questo aumenta quello che è comunque la complessità, la gestione di un evento anche solo da un punto di vista così anche digitale. Ecco, rimaniamo in ambito online perché è dove avviene la maggior parte della vendita dei biglietti, per continuare a parlare del terzo aspetto critico dell'attività di ticketing, perché diciamo che l'idea di un e-commerce è molto più così chiara un po' nella mente di una persona, mentre il ticketing può essere paragonato ad un e-commerce elevato all'ennesima potenza, perché presenta tutte le criticità di una vendita online, di un e-commerce, ma con l'aggiunta di tantissimi altri aspetti particolari da dover gestire, perché sì,
un e-commerce, ad una vendita online può seguire una spedizione, la gestione di una spedizione, aspetto che tra l'altro c'è anche nella biglietteria, perché può essere spedito un biglietto, il biglietto stesso può essere di diversi tipi e può essere inviato in diverse maniere, quindi per noi la spedizione è già più complicata di una qualsiasi spedizione di un prodotto comune che possiamo comprare su una Amazon qualsiasi. Ma senza addentrarci in questo particolare, di cui però parleremo in un altro podcast, perché comunque ci sono tante cose da dire anche in quel senso, l'aspetto più importante, il quarto motivo che presenta il ticketing come complessità è che non si esaurisce quindi dopo l'acquisto online del biglietto, ma si manifesterà sul campo, si manifesterà il giorno dell'evento. Cioè il giorno dell'evento è chiaramente, l'abbiamo già detto altre volte in altri podcast, il live è sicuramente una grandissima emozione, ma è anche una criticità incredibile, è proprio dove si concentrano tutti gli sforzi messi in campo, soprattutto dall'organizzatore che ha seguito tutti gli aspetti dalla produzione e appunto speriamo dopo questo podcast anche della biglietteria. E la complessità è proprio nel riuscire a prevedere al meglio ciò che si potrà manifestare durante il live, perché non andrà mai tutto come previsto, ma l'esperienza in questo caso di chi ci supporta, dei partner e dello stesso organizzatore, quindi torniamo alla scelta della piattaforma e dei collaboratori giusti, ci permetterà di essere più tranquilli, più sicuri. E a proposito di sicurezza, è un'altra complessità, la quinta complessità è l'aspetto di garantire un livello di sicurezza importante agli spettatori, e la biglietteria contribuisce in un certo qual modo alla sicurezza dell'evento, perché da un lato anche solo il fatto di evitare le frodi, al di là dell'aspetto ovviamente fondamentale, importantissimo, economico, quindi di non avere un danno economico, ma anche il fatto di controllare quello che sono le capienze, la capacità, che ha un limite, ricordiamo anche fiscale tra l'altro, delle location, delle venue. Voglio dire, se sono previste 2000 persone e ne entrano 4000 è un problema di sicurezza, ma di alta. Adesso ho estremizzato chiaramente il concetto per spiegarmi, però la sicurezza dell'evento dipende anche da questo, dipende dal controllo accessi, perché la gente deve poter entrare in un modo umano, in un modo comodo, in un modo sicuro. Questi quindi sono i 5 principali motivi, i 5 principali punti su cui ogni organizzatore dovrebbe fare delle giuste riflessioni e considerazioni prima di prendere una decisione in merito alla biglietteria da utilizzare, oltre chiaramente a quello che sono tutte le valutazioni di funzionalità e le valutazioni economiche. Se avete chiaramente per qualsiasi dubbio, qualsiasi suggerimento, potete anche scriverci o nei commenti, nel caso ci ascoltiate su YouTube, o ci potete scrivere alla nostra mail info@clappit.com. Il podcast di oggi termina qui, vi do un appuntamento come sempre a martedì prossimo alle 9 di mattina. Un grande saluto da Stefano e da Clappit, ciao!